ore 5:20. Stamattina dal letto alla macchina è stato un attimo. Stamattina abbiamo una missione, cioè andare a visitare Rottnest Island, che è quest'isola che si trova proprio di fronte a Fremantle, quindi a sud della città di Perth. Non ci andremo da soli, ma verranno con noi anche Anna e Matteo, che sono due ragazzi che abbiamo conosciuto per caso a Shark Bay, e quindi oggi passiamo insieme a loro questa giornata. Io di tutto questo però mi renderò conto tra 3 ore, perché come sapete la mattina non ce la faccio proprio. Erano le 6 di sera, il sole stava scendendo e noi ci eravamo appena fermati in un parcheggio vicino al mare a Shark Bay. Una macchina accanto a noi, finestrino abbassato, a bordo 2 ragazzi. Mi giro e saluto. Hello, dico. Ciao, la risposta. Rimango un attimo stranito, non mi aspettavo un ciao. Ma siete italiani? E inizia così una serata a base di chiacchierate e pasta con il tonno. Anna e Matteo li abbiamo incontrati per caso nel bel mezzo del desolato nord e oggi insieme andiamo in uno di quei posti che sembrano usciti da una cartolina. Spiagge da sogno, fauna unica e paesaggi incontaminati. Se non ci andate siete pazzi! Ce l'hanno detto in tantissimi quando abbiamo parlato del nostro viaggio in Western Australia. Questi posti, quelli che tutti consigliano assolutamente, possono essere davvero destinazioni imperdibili oppure delle enormi fregature. Vedremo oggi come andrà a Rottnest Island, letteralmente l'isola nido di ratto. Lo so, il nome non promette nulla di buono, ma non partiamo prevenuti che i topi in alcuni paesi, come l'India, sono reincarnazioni di divinità. Anche oggi, insomma, succederà di tutto. Siamo arrivati talmente presto che abbiamo tempo di fare colazione col caffettino. È uscito un po' chiaro, ragazzi, stamattina. Un'idea di caffè. Abbiamo parcheggiato, c'è il parcheggio lungo termine, cioè si può stare tutto il giorno oggi. Il costo del parcheggio è di $12. Avevamo un po' di ansia di non trovare posto, ma direi che di posto ce n'è in abbondanza. Qui siamo al porto, quello per gli imbarchi, proprio per l'isola di Rottnest. Qui al porto ci sono i pescatori e anche questi volatili enormi con quel ciuffetto bianco dietro che sono a caccia del pesce. Sta arrivando proprio in questo momento il traghetto che ci porterà all'isola di Rottnest. Disegnati sulla barca ci sono i quokka, che sono gli animaletti simbolo di questa isola, e tutta una serie di biciclette parcheggiate davanti, perché volendo si può noleggiare la bicicletta. Adesso sta attraccando e saliamo, sono le 6:30. Abbiamo avuto tutto il tempo anche di fare colazione stamattina, quindi siamo svegliati alle 5, alle 6:30 siamo qua. Calcolate che da Perth a Fremantle sono un quarto d'ora, 20 minuti di viaggio, quindi con gran calma ce l'abbiamo fatta. Il viaggio in traghetto dura una mezz'ora, in battello anzi dura una mezz'ora circa. Ci siamo, ragazzi, ci imbarchiamo sulla Sea Link. Stiamo per partire per Rottnest Island. Questo è il porto di fronte a noi, si vedono tutti i container sullo sfondo. C'è un sacco di gente, non pensavamo di trovare tutta questa gente, anche perché abbiamo trovato un biglietto molto economico e quindi pensavamo che, non so, che ci fosse poca gente, quindi i prezzi fossero bassi per quello. In realtà è abbastanza piena, devo dire. Siamo partiti un po' mossa la questione stamattina. Ci sono un po' di ondine, Abbiamo scelto anche la giornata con le nuvole oggi. Mannaggia. No, thank you. Attenzione, attenzione. Stai dando il ghiacciolino. Ghiacciolino incluso. Ai ai ai, la situazione si fa calda. La situazione si fa calda. Siamo fatti un bel paio di voli. Guarda lì. Tutto ok? Tutto a posto? Siamo vivi. Il ghiacciolino è rimasto qua. Non è tanto il caso. Oh. Siamo arrivati non senza conseguenze. Per fortuna c'erano tutti i sacchettini e quindi è andato tutto come doveva andare. Siamo arrivati, va, meno male. Io sono stato proprio lì, Siamo sbarcati, siamo sopravvissuti, più o meno. Una faccia oggi. Sono partito a razzo
e poi è andata un po' così. Adesso scenderà. C'è un po' di... Invece Allora, lei si è liberata totalmente. lei sta meglio, persona nuova, tu ancora un po' così. Sta uscendo il sole, adesso ci scaldiamo un attimo, facciamo un giro. Ci sono i cuocca. Questa è la mappa dell'isola, noi siamo sbarcati qua sopra e tutta l'isola è lunga 12 km, in mezzo ci sono alcuni laghi. Proprio all'ingresso del porto c'è questo monumento che ci dice anche qual è il nome dell'isola in lingua aborigena, è Wagemap. Allora, la signora del Tourist Information mi ha dato la mappa e mi ha detto che non si può fare volare il drone perché è un parco nazionale in cui non si può fare volare il drone, anche perché c'è l'aeroporto. E si può fare il giro a piedi, ci sono tutte le distanze, oppure c'è un autobus che costa $30 a persona. Scusa? O in alternativa una bicicletta $35 Scusa? per la giornata. Camminiamo, allora. Ecco qua ragazzi il nostro primo cuocca. Non ha tanta paura perché si avvicina proprio. È un simpaticone. Anzi un simpatichino. Questo è il più piccolo marsupiale d'Australia. In effetti è piccolino, un topolotto, un panteganotto. Io non sto inquadrando perché lo continuo a guardare, mi perdo la telecamera, l'inquadratura. Qui in zona Bakery ci sono sicuramente più cuocca in giro. Secondo me perché poi smangiucchiano pane e briciole. Qua ce ne sono un paio lì sotto. Anche qui, da questo lato. Madonna ragazzi, a non guardare bene sembrano dei topazzi. Infatti il nome Guarda chi c'è qua. dell'isola dipende proprio da questo, perché il primo marinaio che è arrivato qui li ha scambiati per dei topi, quindi l'ha chiamata Rotnest, che in olandese vuol dire il nido dei ratti, perché li ha scambiati per dei topoloni. In effetti, se li vedi da qua, c'è Anche un là corvo sotto. che è grande, più grande quasi. È vero, è più grande il corvo del cuocca. Questi sono i cuocca furbi che vanno sotto i tavoli e mangiano le briciole. Sì. Guarda le zampe dietro, che hanno proprio le tre... Sono al volo un po', no? Senti che corvacci sopra di noi, cioè. Ciao un pochino. Questa cuocca sembra un po' più grossa, ma perché dentro ha un cucciolo nel marsupio, si intravede la testolina sotto che sbuca. Questi teneri marsupiali minuscoli sono purtroppo una specie a rischio, in via di estinzione, molto vulnerabile, perché la maggior parte della popolazione vive proprio su questa isola Rottnest. Nel resto dell'Australia ce ne sono alcuni sulla terraferma, ma veramente pochissimi, e qualche altro su delle isole. Il problema che hanno qui è che l'alimentazione che fanno non ha molto rame e quindi riescono a riprodursi soltanto una volta all'anno e fanno soltanto un cucciolo, quindi è sempre più a rischio la loro sopravvivenza. Queste sono delle case che oggi sono degli alloggi turistici, si può venire a dormire e stare sull'isola, ma rappresentano anche l'unico insediamento su tutta l'isola. Vennero costruite dai coloni che arrivarono qui appunto dopo la colonizzazione. In realtà però dicevo anche prima che quest'isola era già abitata dagli aborigeni in passato, ma c'è una storia triste dietro, questa che oggi è una delle più grandi attrazioni del Western Australia, visitata da moltissimi turisti durante tutto l'anno, soprattutto in questo periodo, quello delle vacanze estive, perché in passato questa era utilizzata come una vera e propria prigione. Gli aborigeni venivano mandati via dalle loro terre e portati qui, e molti purtroppo morirono per malattie o torture. Vicino alla spiaggia al faro poi c'è questo campeggio, perché questi ragazzi sono delle palafitte, ma in realtà sono delle tende, quindi un glamping pazzesco sulle palafitte. Una spiaggia un po' più ristretta e contenuta rispetto alla precedente, ma molto più affollata, perché è anche più affascinante qui fare il bagno. C'è questa scogliera che arriva proprio nel mare, ricoperta di sabbia bianca del deserto, e lì si vede proprio nell'acqua una barriera molto vicina che protegge dalle onde, quindi le onde sono molto più basse rispetto a quelle che abbiamo trovato attraversando per arrivare qua. Qua abbiamo fame, anche Già. se sono le 10, vero? Che ci siamo svegliati alle 5, sono passate già 5 ore da quando siamo svegli, è quasi ora di pranzo. O pranziamo o facciamo O- colazione.
O ci prendiamo qualcosina. Cosa No? vuoi? Forse comunque è meglio mangiare prima. Perché poi la barca dice almeno ora che arriviamo alle 6 di sera è andata. Qui i cuocca non possono entrare, infatti questo è il general store dell'isola e vediamo un po' che cosa hanno. Chiaramente ecco, li vedo già. Tutte le calamite, vedi, dei cuocca, guarda che carini. Non vedo, non sento, non parlo. Tutto su di loro. È il protagonista, il cuocca. Vendono la cacca di cuocca. Sono dei cioccolatini, si mangia con l'uvetta dentro. Però l'abbiamo vista, sono dei cubetti. Quella vera abbiamo visto, quindi immagino che questi siano cubetti di cioccolato. E questo, il cuocchino tamarro con gli occhialini da sole, ma che carino che è. Good day all'australiana scritto. Scusa, quanto costa questo gin? $69,99. Hanno risparmiato sul packaging. Sembra una cosa dell'acqua, di quelle che bevi e butti, invece no. Non ci posso credere. In questo supermercato ovviamente i cartelli dei prezzi hanno la foto dei cuocca sotto, ma guardate qua, la sambuca. Addirittura il liquore alla sambuca lo trovi sull'isola in mezzo al mare davanti all'Australia. Partiamo dai $55 e finiamo a 65, quindi sono 35-40 euro. Una delle birre più diffuse in Western Australia è questa, la birra Emu, infatti è disegnato sopra anche il volatile più grande dell'Australia e qua è venduta, vedete, in cartoni da 30 lattine. Questa è bellissima. Ma non sono così cattivi i cuocca, dai, prima mi ha morsicchiato, non mi ha fatto niente. Guarda che bello sopra, ma è bellissimo. Dicono che questo qui sia proprio l'animale più felice del mondo, proprio perché sorride proprio con il... Naturalmente c'è questo sorrisino Non un li po'. ho visti tanto sorridere. Erano più In realtà impegnati a mangiare quelli che abbiamo mangiamo, visto noi, ma veramente. anche questi, in Però effetti. questo è un bellissimo gadget. Vabbè, più che altro sembra uno squalo però a vedere così. Dopo il viaggio sulla barchetta in Indonesia, ragazzi, secondo me oggi abbiamo fatto la traversata peggiore su un'imbarcazione della storia. Siamo stati tutti più o meno male, tranne Angela. Devo dire che io ho sofferto molto di più quell'altra di barca, ce l'ha, ti volevo proprio strozzare. Qua invece capivo che non era colpa nostra. Comunque ecco, viste le defezioni, adesso siamo molto tranquilli, stiamo facendo una passeggiata, poi si chiacchiera tantissimo, chiaramente si parla di viaggi tantissimo e adesso facciamo tipo il giro di mezza isola, perché fare tutto il giro totale sarebbero tipo 30 km. Non dico che non sia possibile farlo, anche perché abbiamo tutta la giornata a disposizione, abbiamo la barca del ritorno alle 6 di pomeriggio, però ecco, siamo un po' così. Allora va bene così, facciamo il giro di metà isola proprio dopo questa laguna che è salata. E poi passiamo praticamente in mezzo all'isola là e torniamo in fondo indietro. c'è il faro e là sarà il punto, diciamo, che tocchiamo più in fondo e poi torneremo indietro dall'altra sponda dell'isola. Comunque ecco, questi cuocca sono veramente furbi, Siamo furbetti, Sono tutti dove c'è il ristorante da bakery, dove si mangia, insomma. Dove si mangia, sono tutti lì. In giro poi Adesso non ne vedo più. sono spariti. È arrivato il momento, Angela, quante cose lei ci spiegherà. È arrivato il momento, Angela, quante cose ci racconterà. Bravissimi, bravissimi. Grazie. Cosa ci racconti, Angela? Ecco, mi hai fatto la canzoncina, ti ho raccontato tutto prima, però volevo solo dire che qui c'è questa laguna salata, ce ne sono varie in tutta l'isola e oltre ai cuocca ci sono anche altri abitanti. Moltissime specie nidificano su questa isola, ce ne sono alcuni proprio davanti a noi qui nel lago, ma ci sono anche tanti begli esseri striscianti e per questo motivo che non ci sono gatti. Sono vietati i gatti sull'isola perché appunto interferivano con tutta questa fauna. Nel vostro viaggio in Australia avete visto dei serpenti da qualche parte? Vero? Lui ha storie da raccontare. E praticamente mi aspettava che io andassi a fare la pipì sulla pedana lì a prendere il sole col musetto lì sopra la pedana di legno. Tu ti sei girato e sei andato da un'altra parte? Sì, ho fatto la pipì da un'altra parte. Dai. Ma era grande? Tipo? Non c'era la testa fuori da un buco, no? Ah, ok, non si capiva. No, solito lasciala lì. Madò, tu no però. No, io fortunata. Non è facile vedere in Australia alla fine. Non così facile, no. Partiamo più con tante preoccupazioni, forse. E invece sì. Speriamo. Così per fortuna. Comunque noi quando camminiamo nella natura facciamo sempre così. Io sì. E tu mi prendi in giro anche, invece lo faccio sempre, non si sa mai, sai? Meglio prevenire.
E davanti a noi a un certo punto sono comparsi due laghi rosa. Qui davanti ce n'è uno piccolino di questo rosa chiaro e dietro c'è quello proprio che si chiama Lago Rosa, Pink Lake, e adesso ci dovremmo arrivare proprio vicino. Adesso ragazzi abbiamo fatto qualche chilometro e siamo totalmente immersi nella natura a 360 gradi. Come vedete qui non possono circolare mezzi motorizzati, ci sono soltanto le macchine della polizia e pochissimi autobus, quindi ci sono soltanto biciclette e pedoni come noi. Comunque guarda qua, si è aperto tantissimo. Qua c'è un lago salato bianchissimo. È un bianco accecante, si vede tutto il fondo di questo lago che si è piano piano asciugato e si vede proprio tutte le alghette sul fondo che sono ricoperte di sale, un po' come quelle che avevamo visto quando eravamo più a nord. Qui ci sono tutti questi laghi in miniatura da tutte le parti e si vede il diverso livello di asciugatura dell'acqua, di quanto l'acqua è evaporata, e quindi ognuno ha un colore completamente diverso dall'altro. Cosa sono? Piante? Piantine? Piantacchine di acqua. Madonna. Salata? Salatissimo. Livello di concentrazione di sale è 1000%. Peccato che oggi non dobbiamo fare la pasta. Che sennò ci usavamo l'acqua. Era Direi perfetto. per fortuna che non dobbiamo fare la pasta. Tu sei purtroppo. Sì. Come mi piacciono questi tuoi test che vanno avanti dal Messico, il test di quanto è salato, della Davvero? salinità delle acque. Come te lo Mi ricordi? ricordo la prima volta che hai leccato una laguna. Quando? Eravamo in Bassa California. Ah, io lecco tutto, qua. Non di ste frasi, io No, lecco tutto. in questi casi devo sentire il livello di salinità, no? Scientifico proprio. Certo. Più rosa degli altri. Concentrazione di sale. Vabbè, comunque l'avrei potuto scrivere io dopo che ho Dopo sentito che hai provato l'acqua. con la mia lingua che è esattamente 4 volte più salato del mare. Per colpa di un'alga però. Di un'alga Che ho ingerito. contiene, esatto, che contiene beta carotene, quindi ti va bene per l'abbronzatura alla Perfetto, fine. Quindi ti va infatti guarda. benissimo. Guarda qua, sta venendo fuori perfettamente. Ci siamo fermati a mangiare, è arrivato il lucertolone, mi sa che ha un po' fame anche lui. Io ho alzato i piedi, non si sa mai. Tutti qui, mi sa. E poi lì dietro sono comparsi due cuocca che stanno che saltando verso di noi. Guarda lì. Ma scusa, perché ci guarda così questo lucertolone? Da fame. Sono innocui questi lucertoli? Pasta fredda asciuttina per noi. E qua invece cosa abbiamo? Un riso con le verdure e le noci. Very good. Questo sì che è Bravi un ragazzi. pranzo al sacco di quelli seri proprio. Buon appetito. Anche a Appetito. voi. Sta diventando un'ansia sto pranzo, sì. Due. No, ma che cazzo? Lucertolone e cuocca si stanno avvicinando a noi. Ciao cuoccolo. Pure col saltello. Un tipo da pausa per noi. Stanchi? Stanchi? No. No? Appena iniziato. Vero? Freschi. Freschi. Due Guardaci. robe. Sono polpacci stanchi questi. No, in effetti no. Ma non siamo neanche a metà strada ragazzi, io ve lo dico. O più o meno, quasi. Siamo arrivati a Oliver Hill e qua sopra passano aerei, come questo piccolo aereo a elica. E qua sopra proprio le nostre teste, vicinissimo. E qua c'è anche il treno che porta i turisti proprio qui sopra e che quindi permette a loro di fare un bel tour qui sopra. Sì, quindi ci sono tanti mezzi di trasporto su questa isola, ma è impressionante perché un'isola così piccola ha la ferrovia e ha l'aeroporto. Qui invece c'è un cannone perché questo era un posto importantissimo nella seconda guerra mondiale per controllare tutta la zona e i nemici che arrivavano, e io intanto ho il fiatone perché ho fatto queste scale tutte d'un fiato. Durante la seconda guerra mondiale quest'isola ebbe un ruolo fondamentale nella difesa, quindi c'era qui una parte dell'esercito australiano a difendere il territorio, ma ci sono anche qui tutta una serie di cartelloni pubblicitari che erano utilizzati in quell'epoca e fanno vedere qual è il nemico, che è il Giappone, quindi in questo caso fa vedere quanto sei forte, tieniti in forma, così li ricalciamo via. E poi qua ce ne sono tutti altri, comunque sempre il tema è lo stesso, vedete, sempre contro il Giappone. Entriamo nel cannone, Angela è già dentro. Ah però. Impressionante. Sì? Da qua si vede da questa finestrella, c'è la vista e prendere la mira. C'è anche il mega proiettile.
Sei una muta. E di lì, fronte a noi. lì Ah, c'è la pista di decollo e atterraggio degli aerei. very good. E l'acqua, L'acqua, l'oceano. l'oceano. E se guardi l'orizzonte vedi oceano, E il cannone. il cannone e comunque l'oceano. Bello. E una parte del trekking prevede di camminare sui binari del treno. Per questo trekking ci stiamo affidando alla mappa cartacea. Come una Perché volta. Su Google non c'è, quindi Anna ci sta guidando con la mappa cartacea. Dopo essere passati in mezzo alle dune siamo usciti dall'altro lato e qui dietro c'è il mare, l'altra costa, e quindi adesso abbiamo ripreso la strada principale. Hai capito che roba? La muta di un serpente. Guarda. Ha cambiato la pelle. E se la giri è... Sì, ha cambiato la pelle. Quindi ci sono i serpenti, ora abbiamo Ah, la sì. prova. Questo è ufficiale. Cartelli molto esplicativi anche sull'isola, qua dice ciclisti scendete dalla bicicletta, altrimenti si vola così, perché c'è l'attraversamento del treno proprio qui davanti. Noi abbiamo quasi finito questo giro di oggi su quest'isola, devo dire che iniziano a farsi sentire i chilometri, mancano ancora gli ultimi 2 chilometri, però ne abbiamo fatti già un bel po'. Però la cosa bella è che chiacchierando, camminando, passa molto più veloce. Devo dire che l'ultimo tratto, dopo aver visto quelle bellissime spiagge, quella che si chiama Salmon Bay, poi la strada rientra molto e quindi non c'è più quella vista sul mare che c'era invece nella parte alta della strada, siamo un po' più all'interno. Infatti vedete, questa è tutta la vista, il paesaggio. Anche qua l'altro cartello posso farlo rivedere perché mi fa troppo ridere vedere questa scena, cioè proprio esplicativa proprio questa cosa, il ciclista che vola. Comunque appunto siamo quasi tornati all'imbarco e credo staremo lì un po' a riposarci adesso perché siamo piuttosto in anticipo, non sono neanche le 4 e il nostro traghetto riparte alle 6 e quindi abbiamo un'ora e mezza circa. Cuocca, Cosa stai facendo? cuocca. Cosa stai Cosa trovando? cerchi, cuocca? Lascia stare lo zaino. Ti mettiamo nello zaino con noi? Ci siamo quasi ragazzi, adesso siamo tornati al porto e adesso si torna sulla terraferma. Comunque è iniziata male, però dai, alla fine no? Ce la siamo passata bene. Alla fine... Che voto diamo a Dai. quest'isola? Voto Non dovete essere bravi per forza, eh. 7 7 e mezzo, very good. 7. 7. Perché alla fine tipo è una piccola Australia. Sì, Tante no, beh, cose condensate. Esatto, esatto. Dai, c'è l'altra parte che ha un bellissimo mare, comunque c'è un oceano, Sì, bello, Acqua. bello, bello. che è bello. carina, molto carina. I cuocca sono E carinissimi, cuocca. non li Vale trovi in la pena. giro, non Eh, li dai. trovi in giro. Li trovi solo qua, quindi Esatto, quindi ci un sta. po' al loro regno. Laghi Ci sta. salati. Laghi salati, rosa, comunque Bello. delle belle passeggiatine da fare. Poi si è aperto anche il cielo. Adesso è assurdo, bellissimo. Però Vai, dillo. rispetto alle come si dice? Stai tranquillo, lo taglio. Fanno sentire 20 km. No, più che altro, cioè la gente, no, se non vai a Rottnest Island non hai capito niente, no, devi andarci, guarda, no, è fighissimo, Ah, ok. guarda che se non ci vai È quello che ti perdi. dicono di solito. Sì, che senti, no, ma non vai, ti perdi un sacco di bella roba. Sì, no, ok, però insomma non è secondo me vitale. Ecco, ci sta. Vabbè, poi avete visto tutto voi praticamente del Western Australia. Beh, oddio, però insomma, Praticamente. dovendo pagare i biglietti e comunque il viaggio che... Abbiamo trovato un'offertona, il viaggio che- però. no, è vero, È andata è bene. vero, Abbiamo trovato però la ci è super andata offertona. Ci è andata bene, ci è andata bene. Cioè, se non fosse per voi, noi eravamo ancora rimasti a 1.000 miliardi di euro, quindi... No, alla fine è stato così, mi sono messo a guardare, non pensavamo di venire perché comunque i prezzi erano a tipo $100 a testa per fare il viaggio andata e ritorno. Esatto. Ho trovato la mega offertona a $38 praticamente.
Sì, se non sono sbaglio. $38, sì. 38 dollari. Alla fine tra le tasse, perché c'è una tassa da pagare per arrivare sull'isola, abbiamo speso $100 ma in due. Quindi Ecco. andata e ritorno sono €70, quindi 35 euro a Andata e testa, ritorno. ci sta. Andata Ci e sta, ritorno, ci sta, ci sta. quindi sì, per mezz'ora di ferry. Poi sinceramente a me è piaciuto camminare un botto, perché alla fine parte Ma sì, dura ma la alla fine cosa. Paolo è stato il motore Sì, della camminata. cioè, ma guarda, ma Non guarda. era per Paolo. Bugia. Bugia, bugia. Era per Paolo, no. arriviamo al parco dei cuochi e Qua- andiamo indietro. Basta. Siamo partiti, è ritornato il ghiacciolino di cortesia sulla barca. Ha portato male l'andata, quindi Ma io l'unica che l'ha preso è l'unica che gli è andata bene, devo dire, che è sinceramente. antivomito. Magari sì, non lo so. Andiamo. Potrebbe essere che ci hanno messo qualcosa. A questo giro proviamo tutti col ghiacciolino. Sì, assolutamente. Sia mai che funzioni. Esatto, che abbiamo poteri magici. Arrivati a destinazione, il ghiacciolino ha funzionato, Tutto a siamo posto. stati tutti bene. Ma poi ho pensato, ma non è che era l'antidoto perfetto per evitare il mal di mare? Chi Il lo sa? ghiacciolino, boh. Il ghiacciolino, ti raffredda lo stomaco, chi lo sa? Chi lo sa, ha funzionato, Ha però, funzionato. tutto bene. Siamo tornati a bordo di Orietta, siamo tutti sbruciacchiati dal sole oggi, 25 km sotto il sole. C'ho un cerchio, ragazzi, la cerchia, la famosa cerchia. La famosa cerchia è tornata. È tornata dalle 5 di mattina che si sveglia, adesso sono le 7 di sera, è stata una giornata di che dire trugna, adesso è poco. È poco, direi è poco. Abbiamo salutato Anna e Matteo che domani hanno il volo per l'Italia, abbiamo condiviso con loro questa giornata di un po' alti e bassi, direi. È super Un chiacchierona. po' come il mare è stata sta giornata, su e giù, su e giù, su e giù. Bello, bello, ho visto un sacco di cose, è stato Sì. bello vedere comunque quest'isolotta che alla fine racchiude tante caratteristiche di questo Western Australia, quindi Sì. molto bene così e adesso noi andiamo a dormire. Ecco. Non in questo istante, ma quasi. Va bene ragazzi, mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, ci aiutate a sostenere il nostro progetto di viaggio. Ciao E noi ragazzi! ci vediamo al prossimo video. Va bene. Abbraccione. Abbraccione con la voce così! Ciao!